Ciao a tutte e ciao a tutti, sono lo zio Santuzzo. Oggi sono particolarmente felice perché vi do il bentornato all'interno del magico mondo di Clodia. Infatti oggi vediamo assieme un po' di gameplay di Guardians of Clodia, fantasy RPG open world che potete trovare sull'app Gallery Huawei. Per chi se lo fosse perso, in descrizione troverete il link alla nostra recensione del gioco con tutto quello che c'è da sapere. Il PG che utilizzeremo oggi per la sessione di gameplay è un Archer. Come vedete nel mondo vi troverete insieme agli altri giocatori del server. Qui potrete riscattare i premi per i login giornalieri e al settimo giorno si ottiene un pet raro. Il nostro PG al momento è settato in questo modo. Ogni pezzo dell'armamento può essere potenziato con questi cristalli che otteniamo completando le quest, come premi oppure al negozio. Questa invece è la funzione Reforge. Come vedete può essere effettuata solo su pezzi di rarità oro o superiore. I bonus che fornisce dipendono dal tipo di gear in questione e si usano pietre specifiche come costo di upgrade. Inoltre c'è una sezione che io trovo estremamente comoda. Questa sezione si chiama Get Stronger, che in pratica riassume le varie cose da poter fare per aumentare la potenza. La sua utilità sta nel fatto che ci dice in cosa stiamo peccando e dove invece abbiamo fatto tutto il possibile. E qui potenziamo i nostri pet aumentando così anche il nostro battle rating. I pet hanno la loro apposita sezione di evocazione, come per i gacha tradizionali. Vediamo che cosa ci esce. Tigerman, un pet 4 stelle. Niente male. I doppioni invece, come vedete, possono essere usati per aumentare il numero di stelle e di conseguenza le statistiche di base. Questi sono i capitoli di storia da completare per ottenere nuovi oggetti e in questo caso riceviamo un arco d'oro. Ok, adesso completiamo la quest. Qui vi dice anche, oltre ai premi dello stage, quale livello di BR, Battle Rating, è consigliato avere come minimo. Come ho già detto all'interno della recensione precedente, il gioco ci offre la possibilità di mettere in automatico e farmare da solo. Comodo, no? Poi se clicchiamo su un attacco o ci muoviamo, torniamo in modalità manuale. A destra troviamo le skill e ricordiamoci che hanno un tempo di ricarica. Per effettuare il colpo base basta premere una volta e il nostro personaggio resterà ad attaccare il bersaglio scelto. Attenzione! Ecco, quel segnale ci avvisa che il boss del livello sta per arrivare. Ah wow, un mega scorpione! Ecco, quell'area rossa che compare indica la zona dove sta per attaccare il boss. Come potete vedere in automatico il gioco per lo più attacca ad oltranza e non è particolarmente attento a schivare, per cui rischiamo di prenderle altrettanto ad oltranza. Questi erano i premi e possiamo andare al capitolo successivo. Allora, la tipologia di mostri che incontriamo dipende sia dal livello che dal tema che il livello ha. E in questo caso specifico siamo all'interno delle caverne. Ecco un altro boss, un monolite. Ecco, bene ma non benissimo, stiamo per morire. Mai restare fermi contro i boss, mi raccomando. Ovviamente in automatico, con abbastanza BR, pullerete velocemente i livelli. In questo caso siamo ancora vulnerabili, quindi andiamo di manuale schivando e guadagnando range rispetto al boss. Ecco, questo è il black market. Fortunatamente non è il black market di cui si parla così tanto negativamente, ma in pratica è il negozio. Si aggiorna ogni giorno. Nel negozio possiamo infatti acquistare materiali per potenziare il gear,
i pezzi di armatura completi, le pozioni, i cibi, insomma, praticamente li usiamo per curarci in battaglia. Come potete vedere c'è anche la sezione di vendita, dove invece possiamo, diciamo, liberarci di tutta la zavorra in eccesso. Questo invece è l'albero delle abilità, fondamentale insieme ai gear. Va da sé che, sbloccando ovviamente nuove abilità, caratterizziamo il nostro PG oltre a fornirgli poi danno maggiore. Vediamo se possiamo incantare qualche pezzo di armatura. Però ci manca un cristallo per poterlo fare. Ecco, qui troverete l'arena, modalità simile a molti altri giochi. E come nelle arene di tutti gli altri giochi, affrontate gli altri giocatori e, a seconda della posizione in cui siete, riceverete dei premi ogni giorno. Questa zona invece si chiama Gear Realm ed è in pratica quella relativa al dungeon del gioco. E qui ci si può affrontare da soli o in team con altri giocatori, in pratica una rissa. Come vedete, in questo caso alcuni hanno restrizioni sul numero di giocatori. Questo, ad esempio, si può affrontare solo in team da almeno 3. Alcuni dungeon hanno anche come restrizione il livello del giocatore, che deve essere di almeno un tot. E ora vediamo le bounties. Sono in pratica delle missioni che ci vengono date, che hanno una durata specifica e danno ottimi premi, tra i quali proprio i cristalli del gear. Come potete vedere, per i dungeon in team basta unirsi ad un gruppo e poi cliccare Ready. Il dungeon parte e si può cliccare su Segui il capitano. Ci porta in battaglia e insieme a tutti gli altri in comitiva affrontiamo il boss. Ecco, ora abbiamo 5 cristalli dei 3 richiesti e possiamo potenziare qualcosa. Beh, sì, direi che a questo punto potenziamo questo, visto che è di rarità maggiore rispetto agli altri. Ah, cosa molto importante, tutto questo possiamo anche farlo durante un combattimento. Avendo messo l'automatico non abbiamo problemi. Il personaggio non resterà immobile. Vedete? Ci sono anche i maghi come classe di PG e uno di loro è seguito dal Pet Drago 5 stelle, quello che si ottiene al settimo giorno di login. Eccoci, probabilmente dopo questo scorpione ci sarà il boss. Sì, infatti, ecco l'avviso boss in arrivo. Questo è il re degli scheletri. Come potete vedere viene mostrata la percentuale di vita sulla barra. E noi che siamo arcieri, quindi restiamo a distanza di sicurezza a colpire. Questa scritta No Selectable Targets in Current Skill Range compare perché abbiamo cliccato su una delle nostre skill, ma il bersaglio non era abbastanza vicino. Dai che manca poco! A destra, in alto, come vedete, c'è un recap dei membri del party e della loro salute. E vai, battuto! E siamo anche saliti di livello, ed ecco i premi. Ed ora, senza troppi complimenti, equipaggiamo cliccando i nuovi pezzi di armatura che abbiamo vinto. Ecco, come vedete ci mancavano questi slot e ora sono tutti occupati. Si può anche vedere il confronto tra gli oggetti. Per esempio, l'arco che abbiamo è meglio di questo dell'inventario.
Già che ci siamo, adesso potenziamo anche il nuovo elmo appena preso. Poi, come vedete, livellando otteniamo anche i punti skill da mettere nelle abilità. Beh, che dire ragazzi, questa era una panoramica del gioco con un gameplay diretto per mostrarlo meglio a tutti coloro che ne fossero interessati e avessero intenzione di approfondire l'argomento. Ah, ricordate che a monte del gioco c'è la creazione del personaggio, così come la scelta della classe, ma è tutto spiegato nel video recensione dell'altra volta che trovate in descrizione. Quindi nel caso in cui non l'aveste ancora visto, vi invito a vederlo immediatamente. Cosa state aspettando? Attenzione perché lo zio vi cura, eh? Ma ora veniamo ai regali. Lo zio ovviamente non poteva lasciarvi senza almeno un piccolo omaggio. Beh, devo ammettere che questa volta ho voluto un po' strafare perché all'interno del link che vedete qui a video ci sarà la possibilità, ovviamente in primis, di scaricare questo fantastico gioco e poi scorrendo verso il basso avrete la possibilità inoltre di andare a ritirare dei coupon piuttosto che degli oggetti aggiuntivi per rendere la vostra esperienza di gioco sempre più entusiasmante. Ovviamente il tutto diviso per livelli, livello 20, livello 40, livello 60. All'interno di questo link troverete anche delle skin, troverete degli oggetti aggiuntivi e avrete la possibilità anche di ritirare dei pet che vi saranno estremamente utili durante il gioco. Quindi non indugiamo oltre. Giocate anche voi, immergetevi nel magico mondo di Guardians of Clodia. Grazie per avermi seguito fino a qui, ciao a tutte e ciao a tutti dallo zio Santuzzo. A presto!